Danilo, lancio profondo, È finito! finisce qua! Finisce qui! L'Inter batte Udinese all'ultimo respiro, un sigillo importantissimo in questa corsa a scudetto, una rimonta di carattere in una partita giocata con non quella ferocia che ci aspettavamo. Contava vincere su una trasferta insidiosa, arriva la rimonta all'ultimo respiro con Frattesi che firma il 2-1 dopo il gol fortunato di Samardzic, il rigore di Çalhanoğlu. Frattesi, come col Verona, Simo segna un altro gol pesantissimo che ricaccia il Milan a meno 14. Ci mancano ora 8 punti a questo strabenedetto traguardo dello scudetto. Segna Frattesi, la chat, eravamo più di 4.000, si è dimezzata a momenti con un migliaio di tifosi milanisti che ci speravano e ci hanno sperato fino alla fine e li abbiamo delusi ancora. Per il momento e per la difficoltà della partita mi verrebbe quasi da esagerare nel dire che questa è la vittoria più importante della stagione, che può sembrare paradossale perché i punti di vantaggio, anche avessimo pareggiato, sarebbero stati tanti, però le difficoltà che si cominciavano un pochino a intravedere a livello proprio anche fisico, una squadra molto più lenta, molto più in difficoltà banalmente, sono state scacciate da un gol che viene dallo stesso ragazzo, come dicevi, che segna Inter Verona, e anche quella era una gara potenzialmente svolta. Sì. Non lo so, è l'ennesimo segnale. Io voglio essere ancora prudente, però avevo già quasi dato per scontato di non vincere, vedendo come si stava mettendo, e invece ci mette il piedino Davidino. Sono troppo contento, veramente. Mamma mia. Che sofferenza, ragazzi, che sofferenza. È stata... Tiriamo un po' il fiato. Sì, perché è stata veramente una battaglia contro un Udinese che aveva praticamente anticipato che avrebbe giocato per il pareggio, tutti compatti a proteggere l'area di rigore, a giocare appunto per strappare un punto, e lo si è visto. Hanno trovato un gol un po' casuale per come è maturato, con un'indecisione di Sommer e soprattutto di Frattesi. Il calcio di rigore ricorda molto nettamente quello tra Sommer e Nzola, famosissimo, quindi corretto a segnarlo. Da lì mi aspettavo una reazione ancora più cattiva, che però non è arrivata del tutto. In realtà non abbiamo fatto proprio un assalto totale come mi sarei aspettato. Poi però l'abilità, perché non è fortuna, quando un giocatore come Frattesi si trova sempre dove succedono le cose, non è fortuna, un motivo c'è. E prima di approfondire ulteriormente, Simo, ti voglio far vedere anche su Sport Exchange Market, dove c'è una grande novità, perché Sport X Market è un gioco, lo ricordo, completamente gratuito, dove si vincono sempre dei premi reali con le fantazioni delle squadre. È stata aggiornata la piattaforma, è stata semplificata ulteriormente l'esperienza utente, e con l'occasione di questa novità c'è anche una grande sorpresa per tutti i tifosi. Eh sì, Sport Exchange Market ha lanciato infatti un contest, quindi da questo momento, se vi iscrivete e comprate almeno una share dell'Inter, o se siete già iscritti e avete già in portafoglio almeno una share dell'Inter, potete partecipare all'estrazione di 3 gift card da 50 euro da spendere negli store ufficiali dell'Inter, sia online che fisici. Tanta roba. Quindi l'estrazione sarà totalmente casuale tra tutti gli utenti, che quindi avranno almeno una share dell'Inter su SportX Market, per cui se non lo avete ancora fatto iscrivetevi con il link che trovate in chat per chi ci segue in diretta, mentre per chi ci segue in podcast o in differita trovate il link in descrizione. Simo, torno ad analizzare con te la partita di sofferenza sì, sotto ritmo sì, ma è stata comunque un Inter che ha dominato il gioco dall'inizio alla fine, al di là, senza entrare nelle statistiche. C'è stato un Inter in controllo del gioco, forse un po' sotto ritmo, appunto, come dicevo. Sì, beh, questo nettamente. Ma questo mi sembra proprio il manifesto di quello che è il calcio e di quello che, per come sono fatti, non sono molti altri sport. L'Inter, adesso se dimentichiamo un attimo il risultato, non ha fatto una partita brillantissima. Non per come ci ha abituato, quantomeno per tutta la stagione. È un Inter che mi sembra evidentemente non più, appunto, brillantissima dal punto di vista fisico,
Nonostante questo, come hai detto bene, ha comunque dominato dal punto di vista del pallino del gioco. Abbiamo visto i numeri di possesso palla, di tiri, sono tutti a nostro favore, però a differenza di tante altre volte non abbiamo creato il mare di occasioni, non abbiamo proprio stradominato. Va comunque detto che Okoye, il portiere dell'Udinese, ha fatto tante bellissime parate, compresa quella sul gol di Frattesi, perché lì sul tiro di Lautaro ci mette ancora la manona, poi finisce sul palo per fortuna e la palla rientra in campo, però è il loro migliore in campo al netto del rigore, dove fa anche un grave errore. E poi anche da dire che l'Udinese gira e rigira ha fatto un tiro, che non è manco un tiro perché era quasi un cross, che entra in porta non si sa ancora bene come. Quindi vero che l'Inter non è brillante, vero che non ha dominato, vero anche che il gol che ha preso poteva benissimo non prenderlo e quindi magari l'avrebbe vinta, che ne so, 1-0 o comunque senza strafare, però l'avrebbe vinta. Fortuna che è finita effettivamente così. A questo punto, se davvero l'Inter ha un qualche problema dal punto di vista fisico, va bene, siamo arrivati al punto tale per cui bisogna fare i punti. Cioè adesso è proprio un conteggio a sottrazione, no? Ogni vittoria scali 3 punti, ogni, speriamo, frenata delle rivali ne scali, e qui giochi bene o non giochi bene chi se ne frega, quando ti mancano così pochi punti, tra virgolette, bisogna farli in ogni modo. Io Simo non so se sia effettivamente una questione di fisico, cioè in alcuni probabilmente sì, soprattutto gli attaccanti anche stasera poco serviti, poco coinvolti, hanno dovuto giocare soprattutto lontano dalla porta, ma credo ci sia, non lo so, io ho avuto la sensazione che Inzaghi e tutta l'Inter stiano facendo passare il messaggio del dobbiamo chiudere quanto prima i discorsi per lo scudetto, e questo però sta mettendo una pressione che soprattutto dopo Madrid stiamo un po' gestendo non nella maniera libera con cui siamo volati in tutta la prima parte di stagione. Per me è un fattore soprattutto mentale del come stiamo gestendo e approcciando queste partite, perché oggi poi ho visto un Inter che come dicevo nella preview di questa gara, mi sarei aspettato di rivedere un Inter simile a quella che ha approcciato la gara con l'Empoli, quindi con tanto movimento per cercare di liberare dello spazio al limite dell'area di rigore e favorire gli inserimenti e i tiri da fuori. E rispetto alla gara con l'Empoli ci sono stati in avvio secondo me tante similitudini, con un Inter meno aggressiva, era stata più brillante lì a San Siro contro l'Empoli, però c'era stato il movimento di Di Marco sempre a creare questi problemi alla loro difesa, la gestione a partire da dietro, tante cose simili, però ad un ritmo un po' da ok, adesso lo facciamo, è bastata un'accelerazione per esempio di Carlos Augusto oppure una di Mkhitaryan comunque per arrivare a creare dei pericoli, quindi secondo me si è un pochino anche, non dico sottovalutato perché non credo che ci sia stata della sottovalutazione, però un po' senti che sei lì ad un passo dall'obiettivo e un po' cioè comunque ci tieni tanto, lo sappiamo. Ma non è neanche una cosa così assurda, perché mi hai fatto tornare in mente che anche il Napoli dell'anno scorso ha avuto quel periodo. Proprio le ultimissime partite prima della matematica sono andato a recuperare proprio adesso. Ha pareggiato in casa col Verona, poi c'era di mezzo anche la Champions, però vabbè, ha vinto a Torino con la Juve con gol al 93esimo, se no sarebbe stato un altro pareggio. Ha pareggiato in casa con la Salernitana e ha vinto, se non sbaglio, lo scudetto matematicamente pareggiando di nuovo a Udine con l'Udinese. E il Napoli ha fatto un campionato che è molto simile a quello che sta facendo oggi l'Inter, quindi Sì. può starci che proprio agli ultimissimi metri ti arrivi un po' di preoccupazione. Il fatto che l'Inter, nonostante questo, abbia continuato a vincere è sicuramente positivo. Poi io credo anche che, visto che fra poco lo arriverà, nel momento in cui ti trovi di fronte a un derby, questa cosa magari passa un pochino in secondo piano, perché ti concentri su quella che è l'importanza del derby. Speriamo poi dall'altra parte che le gare in casa, penso anche al Cagliari, che peraltro arriva da una vittoria pesante, vengano in qualche modo spinte anche da un pubblico che allo stesso tempo è nelle fasi più calde, quindi nel momento in cui vuole spingere di più e incitare di più. Però ecco, in un modo o nell'altro l'Inter in qualche modo le vince, siamo ancora a un ottimo filotto di vittoria al netto del pareggio col Napoli. Partita contro il Cagliari nella quale mancheranno Pavard e Lautaro Martinez, che sono stati ammoniti, erano diffidati, quindi salteranno la partita, sbloccano le ammonizioni, quindi non avranno problemi a partecipare poi al derby dal punto di vista disciplinare. Simo,
Secondo me però io presentavo la partita ieri, come al solito quando dico di prestare attenzione a queste caratteristiche della squadra avversaria mi arrivano tanti commenti: "Vabbè, ma di che parliamo? È l'Udinese, bisogna vincere 6-0", e invece bisogna riconoscere comunque ma io dicevo questo è il turno di campionato, il precedente, questo e il prossimo turno secondo me sono i 3 turni principali in cui ogni partita è clamorosamente difficile, perché si stanno giocando tutti dei punti pesantissimi, soprattutto alla luce anche degli altri risultati che c'erano stati sugli altri campi, col Sassuolo fermato, il Frosinone che ha pareggiato col Bologna, eccetera. L'Udinese oggi poteva piazzare anche un punticino inatteso, per loro voleva dire guadagnare un ulteriore distacco in zona retrocessione, in zona salvezza, e quindi è stata un'altra partita su un campo tosto contro un avversario molto fisico, molto ruvido, che si è difeso con ordine, ma l'abbiamo portata a casa, magari non nella maniera brillante con cui siamo abituati a veder giocare l'Inter, ma creando decisamente molto più di questa Udinese, e con un Okoye che è stato il principale protagonista della squadra avversaria. Riportiamo il Milan a -14, siamo a 8 punti finalmente da questo obiettivo scudetto che intravediamo lì davvero ad un passo. Simo, ho letto tante cose in queste ore anche sul rendimento del Milan, se non ci fossero stati gli infortuni e tanti altri discorsi, io direi che questi numeri, con un Inter che è a quota 82 punti dopo 31 giornate di campionato, bisogna ancor di più sottolineare la straordinarietà di questo campionato dell'Inter, ringraziando anche Double G che ci dice quanto è bello essere interisti. Grazie di cuore, mitico Double G, che è da sempre con noi. De Pica Pica, il mio capitano, è un leone, forza Inter. Grazie anche a De Pica Pica. Simo, dimmi un po' la chiosa. Ma no, sul discorso del Milan io dico, cioè abbiamo 82 punti su quanti? 93 disponibili. Io non so se questo non è sufficiente per semplicemente alzarsi in piedi e battere le mani a questa squadra. Non pretendo che lo facciano gli altri tifosi, perché abbiamo visto quest'anno che si sono divertiti a cercare le scuse. Mancano solo i pianeti che si allineano perché Marotta ha chiamato gli alieni e li ha fatti allineare, poi le abbiamo tutte. Quindi non pretendo sportività da quelli là, o perlomeno da parte degli altri. Però almeno noi interisti di fronte a certe cose vediamo di riconoscere. Cioè, dal mio punto di vista il Milan, cioè, se continua così gli si faranno i complimenti, perché avrà fatto anche lui a suo modo una buona stagione. Però non mi interessa degli infortuni, cioè chi se ne frega, noi siamo qui e, e abbiamo fatto un campionato clamoroso. -8, adesso quando vanno sotto la decina comincio a vedere veramente il traguardo in lontananza, dietro le nuvole. Quindi stiamo ancora cauti, però cavolo, 8 punti sono pochini, eh. Veramente, veramente, veramente. Simo, tra l'altro dicevi dei pianeti che si sono allineati, visto che siamo in tema oggi, potremmo dire che quest'Inter ha eclissato la Serie A, ha eclissato il campionato. La nostra Inter, costringendo tutte le altre squadre anzi una in particolare, a dover rifare le tabelle, o magari presenteranno un esposto, non lo so, fate quello che volete. Noi ce la godiamo, come scrive anche il nostro Francesco. A parte troverete le pagelle, quindi daremo i voti ai giocatori dell'Inter in campo stasera. Segnalavo a proposito di numeri, l'Inter stabilisce un nuovo record, è la prima squadra nella storia di Serie A a segnare un gol in ogni singola partita per 31 partite consecutive, quindi altro record stabilito. E se non vado errato, Cianoglu, oltre a raggiungere la doppia cifra di gol, raggiunge il record di Suazo con i 14 rigori trasformati consecutivamente. Quindi anche altri numeri che si vanno ad aggiungere. A parte facciamo le pagelle insieme alla chat a chi ci sta seguendo live. Vi ricordo di iscrivervi al canale e vi aspettiamo ovviamente su passioniter.club per analizzare tutti gli argomenti caldi del momento in casa Inter, per entrare a far parte della nostra splendida community di interisti da tutto il mondo. www.passioneinter.club.